Bene, iniziamo subito. Il titolo di questo approfondimento, Cervelli in fuga, un danno, solleva una questione fondamentale. Oggi esploriamo un esperimento naturale e storico e devo dire assolutamente affascinante. Riguarda l'immigrazione di figure ad altissima specializzazione. Andremo a scavare a fondo su come la produzione di conoscenza e il progresso scientifico reagiscono di fronte a shock improvvisi. Ecco il nostro percorso. Partiremo dalla divisione durante la Guerra Fredda, passeremo per l'isolamento sovietico e l'affare Luzin, per poi arrivare al crollo del muro e al conseguente esodo. Dopodiché analizzeremo l'onda d'urto sui talenti locali, il crollo della loro produttività e per concludere daremo un'occhiata a quella che chiameremo la torta matematica globale. Punto 1. La divisione della Guerra Fredda. Per capire davvero l'impatto di tutto questo, dobbiamo fare un salto indietro e inquadrare il clima geopolitico dell'epoca. Esistevano letteralmente due mondi paralleli. Isaac Newton diceva: «Se ho visto più lontano è perché stavo sulle spalle di giganti». Questa frase, insomma, coglie il cuore pulsante della ricerca. Creare conoscenza non è un lavoro da lupi solitari, è un processo ultrasociale basato sullo scambio. Le idee di un ricercatore si nutrono di quelle degli altri e viceversa. Ma cosa succede se questo flusso vitale viene troncato di netto da confini politici assolutamente impenetrabili? Passiamo al secondo punto, l'isolamento e l'affare Luzzi. La risposta sta proprio nella storia. Si è creato un isolamento totale della comunità scientifica sovietica dal resto del pianeta, dando vita a un ecosistema matematico che faceva storia a sé. Si parte ovviamente dalla fondazione dell'URSS, ma il vero spartiacque arriva nel 1936 con l'affare Luzin. Nikolai Luzin era un matematico di punta dell'Accademia delle Scienze e subì una pesantissima campagna diffamatoria. Lo accusarono persino di inviare le sue migliori scoperte a riviste straniere, un vero e proprio reato politico per l'epoca. Il risultato? Da quel giorno i matematici sovietici furono blindati, dovevano pubblicare quasi solo in russo e su riviste interne. La posta con l'Occidente era controllata, i viaggi all'estero vietati, insomma la cortina di ferro era calata pesantemente anche sulla matematica. E cosa succede dopo decenni di chiusura totale? Si formano due dialetti matematici completamente diversi. Separati da tutto, i due blocchi si sono specializzati in campi totalmente differenti, spinti dalle loro specifiche storie e dai fondi governativi. Gli americani erano imbattibili in ambiti come la statistica, la ricerca operativa e l'informatica. I sovietici, d'altra parte, regnavano supremi nelle equazioni differenziali. C'è un dettaglio quasi tragicomico in tutto questo. In Unione Sovietica, occuparsi di statistica poteva essere letteralmente pericoloso. Perché? Perché implicava maneggiare dati di Stato e non era proprio il caso di curiosare troppo nelle faccende del governo. I dati dell'epoca dimostrano in modo limpidissimo quanto fosse netta questa divisione. Prima degli anni 90 c'erano interi settori di eccellenza americana in cui i sovietici semplicemente non pubblicavano nulla. Nessuno si aspettava un cambiamento a breve. Persino alla fine degli anni '80 si credeva che il sistema sovietico fosse granitico e che questo isolamento sarebbe andato avanti per intere generazioni. Il che ci porta al punto 3, il crollo e l'esodo. Come sappiamo, la storia ha i suoi colpi di scena. Questi due universi, isolati per mezzo secolo, sono improvvisamente entrati in collisione. Oltre 1000. Questo numero impressionante rappresenta la portata dell'esodo. Con il crollo dell'Unione Sovietica, più di 1000 menti geniali si sono ritrovate catapultate nel mercato accademico globale. Di questi, 336 matematici d'élite sono sbarcati direttamente negli Stati Uniti. Parliamo di uno shock di offerta intellettuale senza alcun precedente nella storia recente. Per cogliere l'essenza di questo terremoto, dobbiamo fare una distinzione tra conoscenza tacita e conoscenza codificata. Durante la Guerra Fredda, le riviste sovietiche venivano comunque tradotte in inglese, quindi la conoscenza codificata c'era, i testi c'erano. Ma il vero punto di svolta è stato lo sblocco della conoscenza tacita. Questa è la genialità non scritta che vive nel capitale umano, nelle menti delle persone. È quella che si passa scambiando due chiacchiere davanti alla macchina del caffè o ragionando assieme davanti a una lavagna senza alcun ostacolo burocratico. C'è un aneddoto di Harvard che riassume perfettamente la situazione. Percy Diaconis, un famosissimo matematico americano, stava sbattendo la testa su un problema da 20 anni. 20! Aveva chiesto aiuto a mezzo Nord America, ma zero, buio totale. Poi arrivano i visitatori sovietici. Lui spiega il problema al dottor Reshetikhin e... magia! La soluzione arriva quasi istantaneamente.
I sovietici avevano masticato quel genere di problemi per anni. Di colpo si era aperta la porta su un intero nuovo mondo di intuizioni fresche. Questo ha portato a un'impennata incredibile delle coautorie, cioè delle pubblicazioni congiunte tra sovietici e americani. Prima del 1990 le collaborazioni rasentavano lo zero assoluto, subito dopo esplodono. La barriera invisibile era finalmente crollata, lasciando spazio a un flusso di idee letteralmente entusiasmante. E qui arriviamo al punto 4, l'onda d'urto sui nativi. Attenzione però, perché non è tutto oro quel che luccica. L'arrivo di una valanga di cervelli di questo calibro non ha solo diffuso bellissime idee, ha anche scatenato una competizione spietata. È il famoso effetto crowd out o spiazzamento. L'accademia non è uno spazio infinito. I posti per i professori di ruolo sono contati, i fondi per la ricerca hanno un tetto e lo spazio per farsi pubblicare sulle riviste di prestigio è quello che è. Immettere sul mercato così tanti fuoriclasse significa che qualcuno inevitabilmente perde il posto a sedere. E infatti, analizzando i tassi di disoccupazione all'inizio degli anni 90, emerge un picco decisamente anomalo. Per i nuovi dottorati in matematica nel Nord America, la disoccupazione ha toccato un record spaventoso del 12% nel 1991. Proprio nel momento esatto in cui i geni sovietici arrivavano sulle coste americane, i giovani talenti locali si trovavano davanti un muro di sbarramento. Passiamo al punto 5, il crollo della produttività. Non si creda che l'onda d'urto si sia fermata ai neolaureati. I numeri sono spietati e ci dicono che anche i matematici americani, già ben inseriti nel sistema, hanno subito un contraccolpo durissimo. I sovietici arrivati erano soggetti a una selezione positiva estrema. Erano letteralmente il top del top. Dopo il 1992, la media di un americano era di quasi 7 articoli pubblicati, con circa 52 citazioni. La media di un emigrato sovietico, oltre 27 articoli e ben 209 citazioni. Erano macchine. Parliamo dell'elite intellettuale di una superpotenza globale che lavorava a un ritmo semplicemente insostenibile per la maggior parte dei colleghi statunitensi. Certo, non tutti hanno sofferto allo stesso modo. Il declino nella produttività è stato ripidissimo, ma in particolare per gli americani che si occupavano degli stessi identici temi dei sovietici. Chi studiava statistica poteva dormire sonni tranquilli, ai sovietici non interessava granché, ma chi studiava le equazioni differenziali, ha incontrato un vero e proprio blocco. La loro produttività è colata a picco. E c'è di più. Questi matematici esposti alla concorrenza non solo pubblicavano meno, ma perdevano anche risonanza. La loro probabilità di piazzare un cosiddetto home run, cioè uno di quegli articoli storici incredibilmente citati che cambiano il volto di una disciplina, è crollata di oltre il 20%. I loro lavori venivano messi irrimediabilmente in ombra dall'eccezionale qualità portata dai nuovi arrivati. Infine, il punto 6, la torta matematica globale. Tirando le somme, viene da chiedersi: la conoscenza matematica globale ne ha guadagnato o si è semplicemente spostata da una mano all'altra? Riassumendo le ricerche, emergono 3 punti chiave. Primo, gli studiosi locali altamente esposti hanno visto crollare la loro produttività. Secondo, questa voragine è stata perfettamente riempita dai sovietici. Terzo, ed è la parte forse più sorprendente, non c'è prova che la dimensione complessiva della torta della conoscenza matematica sia aumentata in modo tangibile. Insomma, si è trattato di una sostituzione alla pari. Il nuovo talento ha rimpiazzato il vecchio, ma senza lanciare una nuova età dell'oro per l'intera disciplina americana. C'è però una piccola, illuminante eccezione. Una nicchia minuscola di americani esposti, appena il 2,8%, ha fatto una scelta diversa. Invece di subire la competizione, ha deciso di integrarla. Hanno lavorato fianco a fianco e cofirmato ricerche con gli emigrati. E indovinate? Per questo ristretto gruppo il crollo di rendimento non c'è mai stato. Unirsi alla nuova ondata si è dimostrato l'unico vero antidoto per sopravvivere allo spiazzamento. Tutto questo lascia con un interrogativo enorme. Quando le porte si aprono e un'ondata di fuoriclasse inonda il mercato, le dinamiche che ne seguono sono complesse e controintuitive, e quindi la domanda finale rimane: l'ingresso massiccio di geni in un sistema funge davvero da acceleratore assoluto per il progresso globale, o le struzzature e le risorse limitate del mondo accademico finiscono semplicemente per sostituire il talento che c'era prima? È un enigma profondo e direi straordinariamente attuale. A noi tutti le dovute riflessioni.